พบนพรัตน์ราชธานีบุรีลมอุดมนิเวศมหาสถาน Buongiorno amici, oggi vi raccontiamo 5 curiosità della Thailandia che sicuramente non sapete, o forse lo sapete ma non ne sapete così in dettaglio. Oggi ne parliamo un po' e vediamo un po' cosa potete scoprire di divertente. Curiosità numero 1: in Thailandia il Capodanno in realtà è ad aprile, quando inizia il 13, 12? 13 aprile. 13 dura 3 giorni. 3 giorni, ma di solito prende lungo vacanza. Prende una vacanza più lunga, sì, perché in Thailandia il Capodanno appunto è dal 13 al 15 circa aprile, si chiama Songkran, e la parte bella e divertente è che è praticamente una guerra ad acqua, gavettoni, fuciloni ad acqua, fucili grossissimi, ti sparano dai pick up, da tutto quanto, e tutta la città e tutte le città della Thailandia. Sì, è di solito grande città, Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Khon Kaen. Sì, si fanno... Torniamo è hometown, nata di città. Città natale. Sì, e incontrare in famiglia. Quindi è proprio un po' simile al nostro periodo delle feste, diciamo, natalizie e di Capodanno. Comunque loro tornano, è un momento in cui loro hanno appunto ferie, si torna, diciamo, alla città natale, si torna in famiglia, ma soprattutto per il turista è anche un bel momento divertente, perché per le strade veramente c'è letteralmente una guerra, dove ti tirano secchiate d'acqua da tutte le parti, e ogni tanto ho visto che ti sporcano il viso di bianco. E powder. Polvere. Perché? Non lo so. Ne lo fanno così, tanto Forse just for fun. Ok, solo per divertimento. Quindi è sicuramente un momento molto carino. Io mi ricordo infatti quelle volte che sono capitato in quel periodo, veramente tu non puoi uscire di casa perché ti bagnano letteralmente. Qualche volta non mi piace. Sì, perché poi può essere anche fastidioso. Ti ricordo quando siamo in Samui con bicicletta. L'acqua su sì, poi sì, questo me lo ricordo. Capitò una volta, era forse non era Koh Samui, ma era a Koh Phangan. Sì, è molto arrabbiato. Sì, mi ero incazzato nero perché una deficiente naturista era sul bordo strada, su una mezza statale, dove praticamente noi stavamo sul motorino, questa qua praticamente al bordo strada con una mega secchiata d'acqua, mentre io viaggiavo in motorino, mi aveva scaraventato quest'acqua e a una certa velocità fa male, cioè l'acqua veramente mi aveva fatto male, mi ero incazzato come una bestia, però vabbè. Come qualche volta vuoi andare al supermercato, 7-Eleven, fastidioso. We have to be careful. Sì, e sta attento perché ti insomma rischi di... Non voglio doccia. Se la doccia la facciamo a casa, va bene così. Quindi questo è sicuramente una cosa che potrete vedere se andate in questo periodo in Thailandia. Passiamo alla curiosità numero 2. In Thailandia siamo nel futuro. Sì, in Thailandia adesso siamo nel 2566. Sì. Qua adesso 2000 524 24? 23 Mi ricordo. Non è 66? 66. Allora, in Thailandia si conta dalla nascita di Buddha, che il Buddha è nato nel 543 avanti Cristo, quindi al nostro anno si va a sommare 543, dovrebbe essere 2566, non dovrei essere io a dirtelo. È stato qua più lungo, non mi ricordo anno.
Ok, ormai si è italianizzata fin troppo, quindi. Sì. Quindi in Thailandia utilizzano questa data, quindi usate questa Sì, data. quando Buddha ha dato. Ha dato, è morto. Moto. Quando Buddha è morto. Quando è morto vuol dire che ha dato ormai Sì. tutto quello che doveva dare. Quindi voi utilizzate sempre questo anno? Sì, è informo. È Formale, per è diciamo le formale date. in Thailand. Scriviamo Scriviamo la data. con questo anno. Ok, loro usano questa data come data formale, quindi in tutti i documenti comunque ufficiali c'è la data relativa alla data di nascita di Buddha, quindi tutti i documenti ufficiali avranno 2566 e così via, comunque questo riferimento. Ma conosciamo? Ma conosciamo anche Western anno. L'anno occidentale, quindi loro comunque non è che sono fuori dal mondo, ovviamente hanno coscienza e conoscenza dell'anno. Anche il mio ID card? Sì, anche sulla sua carta d'identità thailandese stanno entrambe le date, quindi diciamo che nonostante sui documenti ufficiali comunque si utilizza l'anno dalla nascita di Buddha, comunque diciamo l'anno occidentale, noi siamo nel 2023, è comunque utilizzato. Ma quando tu parli o scrivi con gli amici o con qualcuno e vuoi fare riferimento all'anno, che anno usi? Quello Buddha anno. L'anno buddista, quindi comunque generalmente utilizzano l'anno buddista. Io sono nata 2050, 530. Lei è nata nel 2530, quindi lei sta già nel futuro. Questo anno è 1987. Brava, lei è nata nel 1900, quindi sa quando è nata. Va bene, adesso passiamo alla terza curiosità. Soprattutto a Bangkok vedrete il cosiddetto spaghetti cables, ovvero per tutta la città c'è questa, diciamo, moltitudine di cavi che veramente coprono qualsiasi strada della città, veramente qualcosa di impressionante. Infatti me ne sono accorto anch'io fra le prime volte che sono andato là, che vedevo questi cavi sospesi in aria, veramente matasse incredibili. Molto caratteristico di Bangkok. Posso dire che però da quello che ho capito non sono innanzitutto cavi elettrici o una piccolissima quantità sono cavi a bassa tensione, ma sono cavi internet, cavi dati, ma molti di questi sono inutilizzati. Sì, qualche cavo non usiamo. Sì, è vecchio ma nessuno togliere. Quindi sono là, sono in disuso in realtà una buona percentuale, ma nessuno li toglie, quindi diciamo la pigrizia raggiunge anche la Thailandia. Dovrebbero essere stanziati $1,5 milioni di dollari per la rimozione di questi cavi, quindi andarli a ridurre. We have plan we wanna do. Sì, c'è un piano per fare questa piano. Un piano che verrà fatto piano piano. Sì. ma ho visto tante tourism. Fanno la foto come simbolo di Bangkok. Invece di andare ai templi vanno a farsi le foto ai cavi. Bad way simbolo. Ognuno ha i suoi modi di apprezzare Bangkok. Quarta curiosità, anche se più una curiosità, è un fatto onestamente anche qua un po' drammatico, nel senso la Thailandia purtroppo è, diciamo, fra i primi posti al mondo con un numero di incidenti. Infatti se capitate da quelle parti, mi raccomando, fate molta attenzione. Non è come qua che tu tranquillamente puoi attraversare le strisce pedonali, tranquillamente, poi dipende anche da che parte dell'Italia anche qua, però diciamo c'è un minimo di attenzione. In Thailandia totalmente non esiste questa cosa, dovete stare molto attenti e soprattutto il numero di incidenti in genere stradali è abbastanza elevato. Io mi ricordo a casa sua quando abitava a Bangkok
c'era un grande incrocio, una sera sì, una sera no, c'era un incidente, in qualsiasi ora del giorno e della notte, ambulanze che arrivavano, oltretutto facevano proprio a gara, perché là un bonus che arriva prima con l'ambulanza, che prima arriva a porta d'ospedale c'è i soldi. Sì, non possiamo attraversare senza turn left and right, Guardare a sinistra. guardare a sinistra. And, Vabbè, anche qua comunque bisogna sempre guardare. make sure, assicurarsi che la macchina ferma per te. Si ferma per te e ti prende sotto. Ho visto un videoclip del tourism durante il Covid period. Lui dice di paura attraversiamo la strada di più Covid. Sì, in Bangkok. Quindi insomma hanno più paura di attraversare la strada che del Covid. Ci sta, le strade sono veramente pericolose. Poi oltretutto strade sono anche abbastanza, delle arterie spesso abbastanza grandi, cioè attraversare una strada non è una strada piccolina, spesso sono strade comunque abbastanza larghe, grandi, cui attraversare, insomma, sono tipo 3-4 corsie, comunque insomma non è facile. Quando tu sei venuta in Italia e hai visto che qua bene o male si fermano le persone con le macchine per farti passare, cosa hai pensato? Penso per me sta ancora paura perché io vengo thailandese. Ha ancora paura perché non credeva a questa come sì, ma adesso penso meglio per me. Ma cosa pensi di questa cosa? È buona che certo è facile qua. Sì, qua riusciamo ad attraversare, quindi fate sempre molta attenzione. Ragazzi, ultima curiosità, la più veramente curiosa curiosità è il nome di Bangkok. Il nome di Bangkok è letteralmente da Guinness World Record, perché il nome vero di Bangkok non è Bangkok, ma è un nome lunghissimo, praticamente una specie di filastrocca, diciamo, giusto? Sì, io non posso remember. Sì, non se lo ricorda neanche lei, perché effettivamente è Troppo. molto lungo. Ma ci sono i canzoni? Ci sono canzoni su... Sì, e possiamo ricordare meglio. Ricordi meglio con la canzone. Gungthep Mahanakon Amol Ratana Kosin Mahintala Ayutthaya Mahadilok Phop Noparat Rachthani Buri Lom Udom Nivet Mahasathan. Che sai? Non mi ricordo. Ma questo era Bangkok il nome? Sì, ma possiamo scrivere come canzone. E questa canzone è famosa anche. È una famosa canzone che contiene, come avete visto, la canzone durava un bel po'. Adesso ve la leggiamo giusto per curiosità il nome completo. กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทิตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์ Per gli amici Bangkok ed è World Record. Cosa significa? Perché in realtà appunto ha un significato, adesso cerchiamo anche il significato. Ma non è certo Thai language. Vabbè, comunque diciamo che è una lingua vecchia. Sì. Quindi è, diciamo, una lingua un po' arcaica, quindi non è proprio thailandese moderno, quindi diciamo un po' un significato un po' criptico. Quello che io trovo qua comunque come traduzione è città degli angeli, grande città, la città dell'eterna gioia, l'impenetrabile città del dio Indra, la magnifica capitale del mondo con gemme preziose, la città felice che abbonda nel colossale palazzo reale che è simile alla casa divina dove il regno degli dei è reincarnato, una città benedetta da Indra e costruita per Vishnukam. Quindi insomma c'ha tutta una bella traduzione. Adesso è God della Prime Regent.
regione di Pram, cosa? Vishnukam? Sì, Vishnu è the god of... Va bene, è praticamente il dio di una regione della Thailandia. Ragazzi, vi abbiamo portato queste piccole curiosità della Thailandia, compreso il nome da Guinness World Record. Spero che vi siate divertiti, mi raccomando, iscrivetevi al canale perché spero che grazie a voi riusciamo a raggiungere i 500 iscritti, che è veramente un grandissimo risultato. Grazie per seguirci fino adesso e ci vediamo alla prossima con qualche altra divertente curiosità, novità o sicuramente esperienza. Ciao!